Buongiorno e buon anno. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, in una location un po' diversa dal solito. Primo video del 2024, ci stava a fare qualcosa di leggermente diverso. Per questa occasione vi ho portato su una spiaggia alluvionata, leggermente diversa da quella che siamo abituati a vedere d'estate. Solitamente all'inizio di ogni nuovo anno sono davanti al computer a rileggere note dell'anno precedente su idee che mi sono venute nel tempo e che vorrei tanto portare avanti, e quindi provo a fare una sorta di recap generale, di riorganizzazione. Elimino cose che non mi servono più, riorganizzo i pensieri per poi appunto riprogrammarli nel nuovo anno. Che anno sarà questo 2024? Provate a scrivermi nei commenti qual è il vostro metodo, qual è il vostro approccio, se vi piace scrivere gli obiettivi del nuovo anno oppure vi piace semplicemente ragionarci su, prendervi una mattinata, un pomeriggio, ecco, venire al mare, andare in montagna e riflettere su quello che pensate di fare durante quest'anno. Io intanto cerco di non cadere. Per me questo 2024 sarà un anno importante, ho un bel po' di obiettivi dal punto di vista musicale soprattutto. Lo scorso anno è stato un anno ricco di cambiamenti, cambio città, cambio tutto. E ovviamente c'è voluto tempo per abituarsi. Quest'anno invece mi sento più pronto ad affrontare nuove cose ed è proprio qui che entra in gioco la creatività. Mi sono reso conto che non bisogna necessariamente sforzarsi a creare qualcosa, perché spesso la creatività viene autoalimentata. L'importante è darsi i giusti stimoli, provare a leggere un libro, guardare un film, fare una passeggiata, ecco, al mare, andare in montagna, guardare un tramonto. Tutte queste cose per una persona che ha un'attitudine creativa sono davvero la benzina che permette poi di creare. Non è detto che sia un processo immediato. Io ho notato che alcune cose hanno bisogno di tempo. Spesso dobbiamo semplicemente lasciar passare giorni, mesi, a volte addirittura anni. Ho notato ad esempio che nel periodo in cui sono stato in Inghilterra ho creato davvero tantissimo, ho prodotto tanti brani di cui non ho pubblicato nulla ancora al momento, ma guardandomi indietro ho capito davvero che è un sacco di materiale utile, poiché ero in un periodo super creativo. Tutte le volte che mi sono sforzato a dover necessariamente creare qualcosa, alla fine è uscito fuori un risultato pessimo. Invece mi sono reso conto che le cose più belle che ho fatto e che continuo a fare nascono a volte così per puro caso, perché una persona creativa sa benissimo che a volte l'idea geniale avviene nel momento in cui meno uno se l'aspetta. Proprio ultimamente stavo producendo un brano con dei ragazzi e non riuscivamo a trovare la chiave di lettura giusta. Ci abbiamo riflettuto davvero per giorni senza trovare una soluzione. Poi la soluzione si è palesata così di getto nel giro di 3 minuti e mezzo. Quindi spesso è un po' come le chiavi della macchina, le trovi quando smetti di cercarle. È un po' così che funziona. Lo scopo di questo video, per iniziare col piede giusto il 2024, è proprio questo: quali sono i vostri metodi per alimentare la creatività? Che cosa fate? A me piace davvero tanto fare una passeggiata, guardare il mare, la montagna, oppure leggere un libro e guardare un film. Queste sono proprio le cose che più di tutte mi fanno viaggiare mentalmente e di conseguenza stimolano quella che è la mia creatività. Ragazzi, non voglio essere ripetitivo su questa cosa, ma se non ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale, siamo vicinissimi ai 1000. Facciamo qualche video speciale, ma quest'anno sarà ricco di contenuti, ve lo assicuro. Quindi iscrivetevi, lasciate un like a questo video e io continuo a fare una passeggiatina qui sulla spiaggia prima di rientrare nella routine. Io vi abbraccio forte, magari scrivete qui nei commenti gli obiettivi che avete per quest'anno, poi magari a fine anno facciamo un recapino e li andiamo a spuntare tutti quanti qui sotto. Intanto io vi scrivo i miei, magari spoilerino di qualcosa. Ciao!